Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video un po' particolare, di sicuro fuori dai canoni del mio canale, ma ho deciso di uscire fuori dagli schemi per una volta. Le sfide sono tra i miei contenuti preferiti per quanto riguarda i videogiochi. Per esempio ultimamente ho visto un sacco di sfide su Persona 5, senza entrare troppo nel dettaglio, consistono nell'imporsi un obiettivo particolare o delle limitazioni per rendere il gioco più difficile o anche solo più interessante rispetto ad una partita normale. Ovviamente è più facile creare delle sfide in un gioco di ruolo perché di solito sono pieni di meccaniche e interazioni diverse con i nemici e il mondo circostante e quindi è più facile farsi venire in mente delle idee originali. Ma con la mia grande mente imprenditoriale ho pensato, in quali sfide potrei cimentarmi su Crash, che è il gioco principale del mio canale? Mi è subito venuta in mente una frase che ho spesso sentito pronunciare dai giocatori non appassionati. Crash è quel gioco in cui c'è la volpe che mangia le mele, oppure persino l'obiettivo di Crash Bandicoot è raccogliere più Wumpa possibili. Chi conosce la serie un minimo sa che i frutti Wumpa hanno l'unico scopo di far guadagnare vita extra, non sono né un obiettivo né un collezionabile, ma sono comunque una parte fondamentale del gioco, quindi mi sono chiesto, è possibile finire il primo Crash Bandicoot senza raccogliere nemmeno un frutto Wumpa? E per finire intendo superare tutti i livelli e sconfiggere il boss finale, in pratica battere il gioco. Per curiosità ho cercato su YouTube se ci fossero contenuti del genere, anche perché ormai è impossibile inventarsi qualcosa di totalmente originale, ma ho trovato solo video relativi alla Ancient Trilogy e questa sfida sarebbe molto più facile su quel gioco per svariati motivi che vi spiegherò fra poco. All'inizio volevo solo mostrarvi se fosse possibile finire ogni singolo livello senza Wumpa, uno dietro l'altro, aiutandomi anche con i save states nei punti più difficili. E avevo già registrato tutto, ma poi ho pensato, rendiamolo una sfida vera e propria, replicabile anche su console originale, senza usufruire degli strumenti messi a disposizione dai vari emulatori. Quindi, ecco le regole. Devo iniziare una partita da zero, cercare di superare tutti i livelli senza raccogliere Wumpa e ricominciare dall'ultimo salvataggio ogni volta che raccolgo un frutto Wumpa per sbaglio. Non posso usare le password perché con le password potrei semplicemente partire dal boss finale e boom, sfida superata, bellissimo. Il mio più grande nemico però, a maggior ragione, è il sistema di salvataggio del primo Crash, che fa schifo, insomma il primo Crash non brilla per strumenti messi a disposizione del giocatore, anche solo salvare la partita è un problema. Di norma io salverei la partita dopo ogni livello, come si può fare negli altri giochi, ma qui non è possibile. Si può salvare solo dopo aver preso una gemma o dopo aver superato un bonus di town. Quasi tutte le gemme non si possono raccogliere in questa sfida perché nei livelli ci sono tante casse che regalano Wumpa in automatico, quindi mi devo affidare ad una manciata di bonus di town. Prima di iniziare con la sfida vera e propria, analizziamo le meccaniche dei frutti Wumpa nel primo Crash, perché magari molti di voi non sanno come si comportano in determinate situazioni. Io stesso ho dovuto fare qualche verifica perché non ero molto sicuro delle varie circostanze. Prima di tutto, le casse elastiche o casse rimbalzanti, che dir si voglia, possono essere rotte con la giravolta senza rischiare di prendere Wumpa. Le casse normali invece rilasciano Wumpa sia con la giravolta che con il salto. Crash otterrà automaticamente il contenuto di una cassa se questa è disposta sotto una o più casse quando viene rotta, che siano frutti Wumpa, Aku Aku o vite. E questo rende le mura di casse, per così dire, difficili da superare. Come vi ho già detto prima, alcune casse rilasciano Wumpa in automatico, di solito sono le casse disposte a ponte oppure casse che sono difficili da raggiungere per qualsiasi motivo. L'invincibilità, come potete vedere, è assolutamente da evitare. C'è un'interazione molto particolare quando abbiamo questa combinazione qui, ovvero cassa in mezzo, TNT sotto e un'altra cassa sopra. Rompendo la TNT, ovviamente facendo uso di una maschera di Aku Aku, si ottiene in automatico il contenuto della cassa che si trova in mezzo, a prescindere da quale essa sia. Ed è un'interazione strana perché, come potete vedere, di solito facendo una giravolta si dovrebbe rompere solo la cassa inferiore. Credo che la TNT esplodendo faccia scendere la cassa di mezzo, che quindi viene rotta dalla giravolta. Dato che il gioco non salva le casse, bisogna fare attenzione a quali checkpoint aprire. Quelli con una cassa sopra vanno evitati perché ripartendo da lì si ottiene in automatico il frutto. Ultimo dettaglio sulle casse, almeno di quelli che ho scoperto io, è che nei bonus di Tauna, Cortex ed Embryo le casse normali regalano Wumpa in automatico, a prescindere dalla loro posizione e tutto il resto. Passando ai nemici,
Fare la giravolta su un nemico buttandolo addosso ad un altro fa guadagnare un frutto o anche solo uccidere 2 nemici con una singola giravolta. In particolare saltare su nemici permette di ottenere frutti in svariati modi, come saltando da un nemico all'altro, addirittura da una cassa su un nemico. Poi c'è la questione trampolini, che siano trampolini creati da nemici o trampolini effettivi del livello. Saltare da un trampolino sopra un nemico fa ottenere un frutto puppa, ma si può tranquillamente saltare su 2 trampolini, anche se sono nemici. Buttare un nemico addosso a delle casse rompendole equivale a romperle con la giravolta. Qui le 2 casse sottostanti mi hanno dato in automatico dei frutti Wumpa e qui invece la cassa elastica viene rotta senza alcuna conseguenza e il frutto della cassa sopra rimane lì. Dopo questo lungo preambolo possiamo iniziare con Insanity Beach. Comunque se avete la soglia dell'attenzione bassa non è colpa mia, basta con quest'epoca di TikTok che uno non riesce a vedere un video per più di 30 secondi. Detto ciò, Crash si sveglia sulla spiaggia e scopre di avere un'intolleranza ai frutti Wumpa e quindi noi dobbiamo accompagnarlo in questa sua grande avventura a stomaco vuoto. Il primo livello non presenta la minima difficoltà, al massimo bisogna fare attenzione a non buttare i nemici uno addosso all'altro. Tutte le casse sono facilmente evitabili e come vi ho spiegato prima l'invincibilità è un no. Non vi farò vedere tutto il livello nella sua integrità perché non ha senso. Vi mostrerò solo i punti che possono creare qualche difficoltà. Non c'è bisogno di mostrarvi me che cammino in un sentiero vuoto senza rompere casse. Comunque il primo livello viene finito senza troppe difficoltà. Dato che prenderemo un sacco di casse in testa, facciamo che non ce ne preoccupiamo più. Jungle Rollers. Qui il problema principale è costituito dai nemici perché, come ben sappiamo, i livelli di questo gioco sono larghi uno stuzzicadenti più o meno e qui cominciano ad apparire le puzzole una dietro l'altra, le piante carnivore e appunto bisogna evitare di saltare da un nemico all'altro. Qui il primo muro di casse della sfida, come vedete, si supera partendo dalle casse sopra e poi mandando via i frutti Wumpa man mano. Ancora puzzole da evitare. La classe non è acqua. Sì, non c'entra con la sfida, lo so. È importante saltare su questa pianta per evitare di buttarla addosso alle casse. E arriviamo alla fine del livello con queste 2 piante carnivore che sono il problema principale perché arrivando qui viene automatico fare la giravolta, ma così facendo si otterrebbe un frutto Wumpa. The Great Gate, che è il primo livello ad essere davvero problematico perché, essendo a scorrimento laterali, rende i nostri movimenti ancora più limitati. Ci sono una marea di nemici tutti appiccicati, quindi per non buttarne uno addosso all'altro bisogna fare i salti mortali, letteralmente, e poi ci sono queste 3 casse. Se questa non fosse stata un'icona di Town, la sfida sarebbe già fallita perché non c'è modo di superare quel punto senza rompere la cassa. Vedete qui appunto bisogna fare un sacco di manovre solo per evitare di buttare i nemici addosso ad altri nemici. E qui ve lo posso preannunciare, arriva il primo fallimento perché in questa grossa salita raccolgo il primo frutto Wumpa. E vabbè, succede. E si riparte da qui. Non avevo ancora salvato. Che bello. Primo livello comunque non è mai un problema, ma questa volta in Jungle Rollers decido di fare il bonus di Tauna perché non c'era alcun motivo per non farlo. Lo so, così facendo risparmio solo il primo livello, ma è comunque un problema in meno e per fortuna questo bonus è molto facile da superare. Qui vabbè salto sopra queste casse ma avrei potuto anche romperle con la giravolta. 2% primo salvataggio, ottimo! Dai, ritorniamo su The Great Gate che quella salita già mi sta facendo venire ansia. E questa volta ve la beccate integrale, un po' velocizzata così soffrite un po' di meno. Qui è tutta una questione di pazienza, bisogna allontanare i frutti Wumpa quasi uno alla volta e si può arrivare in cima più o meno sani e salvi, anche per quanto a stomaco vuoto. Qui altri nemici, solita storia. Ci sono queste 3 casse, come sempre bisogna partire da quella più in alto, in questo caso è anche un'icona di Tauna che ci serve per fare il bonus. Bonus che questa volta sarà ancora più utile rispetto a quello di Jungle Rollers, perché in questo caso partiremo direttamente dal livello successivo. Perché questa differenza? In Jungle Rollers l'ultima icona di Tauna si trova a metà livello. Qui si trova praticamente alla fine, il gioco lo considera quindi completato, il che mi fa molto ridere perché io potrei salvare qui, ricaricare il salvataggio e quindi ripartire da The Boulders senza però essere mai passato dal fine livello, divertente. Boulders, senza D, mi sono sbagliato, scusate.
Comunque, i livelli di inseguimento, che bello, veniamo accolti da questa scia di Fruttivumpa che preannuncia il nostro destino, perché qui ci sono altri 2 fallimenti. Eh sì, ma per fortuna, come vi ho già detto, ripartiamo direttamente da questo livello, quindi non è un problema. Le casse nelle sezioni di inseguimento sono appunto quelle casse che regalano Vumpa in automatico quando vengono rotte, e a questo si aggiunge anche questa scia di Fruttivumpa che dovrebbe aiutarci a trovare il percorso, ma per questa sfida danno solo fastidio. Ma poi perché ricaricando un salvataggio abbiamo sempre 4 vite? Oh, il primo Crash c'ha sto problema con i salvataggi, nemmeno le vite salva. Vabbè, comunque il resto del livello è facile. Upstream. Io questi livelli non li ho mai potuti sopportare, sono il non plus ultra delle piattaforme strette. Qui gli ostacoli sono i Fruttivumpa su quasi tutte le piattaforme strette, quindi noi dovremmo atterrare facendo la giravolta. E atterrare durante una giravolta fa impazzire Crash e diventa impossibile da controllare. Ma questo è un problema del gioco e non della sfida in particolare. Comunque qui facciamo un altro bel bonus di Tauna. E io non so come ho fatto a superarlo al primo tentativo, perché devo letteralmente circumnavigare le casse. Questa tecnica sarà la mia preferita in quasi tutti i bonus, la circumnavigazione delle casse. Per il resto non ci sono tante difficoltà in questo livello. Al massimo bisogna evitare di usare la giravolta contro i piranha per non farli andare contro altri nemici, ma niente di che. Bello che uscendo dal bonus veniamo così buttati vicino a questo Fruttovumpa, giusto per farci spaventare un po', ma arriviamo alla fine del livello senza troppi problemi. Papu Papu. Cosa vi dovrei dire su Papu Papu? Frutta non ce n'è, arrivederci e grazie. Rolling Stones. Iniziamo subito con questo bel nemico, come vi ho fatto vedere nella intro. Non bisogna buttarlo addosso a quelle casse, quindi come sempre partiamo dall'alto, buttando via i Fruttivumpa. Qui, se non mi sbaglio, c'è il primo bonus di Embryo, ma i bonus di Embryo non servono assolutamente a nulla. E, tra l'altro, non credo siano completabili senza raccogliere Fruttivumpa. Hog Wild. Primo e unico livello con il facocero che vedremo in questa sfida, perché l'altro è un livello segreto che non fa parte del percorso principale. Bisogna evitare tutte le casse, queste sono le più difficili, perché regalano Fruttivumpa. Per fortuna c'è qualche cassavita lungo il percorso che ci permette di seguire il sentiero senza dover fare i salti mortali, e qui di salti bisogna farne molti. Native Fortress. Questa tipologia di livelli è veramente un dito nel sedere per quanto riguarda questa sfida. Continuiamo ad incontrare queste tartarughe trampolino, queste doppie piante. Io non capisco quale sia il senso, perché non sono più difficili da affrontare, basta fare a giravolta contro una e l'altra muore in automatico. E qui c'è un'altra salita e quindi un altro fallimento. Di nuovo Papu Papu, di nuovo Rolling Stones. Ci facciamo un altro bel giretto sul facocero e torniamo su questa maledetta salita. Questa volta, oltre a velocizzarvi il video, ho anche fatto qualche taglio, perché davvero cadevo giù 3000 volte senza né prendere il Fruttovumpa né mandarlo via, quindi era letteralmente tempo sprecato. Come prima, come in The Great Gate, bisogna scacciare via i Fruttivumpa uno alla volta, poi arrivati a questo punto ci si può anche mettere in mezzo senza rischiare di raccogliere i Fruttivumpa. I trampolini, come sempre, da evitare come la peste se ci sono nemici nelle vicinanze. Ve l'ho detto, hanno una fissazione per queste piante messe appiccicate, ma dal punto di vista della difficoltà è come se ce ne fosse solo una. Questo è un checkpoint da evitare ed è un po' una rottura dover mandare via quei Fruttivumpa. E in questo punto le due piante mi hanno richiesto un sacco di tentativi per capire come fosse il metodo migliore per ucciderle entrambe. E qui, ragazzi, c'è il primo bug che dovremo sfruttare per superare delle casse. Arrivato a questo punto non sapevo davvero come superare questa pila di casse che vedrete adesso, perché lì c'è una TNT, sopra c'è una cassa normale e poi una serie di casse. Quindi questo rientra in quella casistica che vi ho mostrato a inizio video. Rompere la TNT con la maschera di Aku Aku ci farà ottenere in automatico il Fruttovumpa di quella cassa. Avevo bisogno di un bug, e quando hai bisogno di un bug vai a vedere le speedrun. Quindi vado sul sito speedrun.com, cerco una partita a caso di Crash Bandicoot e trovo esattamente il bug di cui avevo bisogno.
Ringrazio anche l'utente che mi ha permesso di trovare questo bug, che però in realtà io già conoscevo, ma rivedendo il video me lo sono appunto ricordato. Ora c'è il bonus di Tauna che dovrebbe farci ripartire da questo livello, non da quello successivo, ma meglio di nulla. Molto facile, bisogna soltanto non rompere quelle casse e saltare sulla vita alla fine. A questo punto il livello non nasconde tante difficoltà, qui c'è un'altra salita ma molto più facile rispetto a quelle che abbiamo visto finora in questa tipologia di livelli, nonostante io lì abbia sfiorato quel frutto con la cresta, ma dettagli, quella maschera di Aquacula lasciamo lì tranquilla, non ho tutta questa voglia di prenderla, ma a questo punto faccio un errore davvero stupido. Dovete capire che questa sfida ti fa accumulare un sacco di ansia perché in ogni istante c'è il rischio di commettere un errore. Qui per non uccidere questo nemico con la giravolta, per la paura di buttarlo addosso ad una tartaruga, ci metto 3 ore senza motivo, mi distraggo e poi passo dal trampolino al nemico che, come vi ho detto, è qualcosa da evitare. Ma per fortuna il bonus ci fa ripartire direttamente da qui. Certo, io mi sono dovuto rifare tutte le salite, però è solo una questione di pazienza alla fine. Queste 2 tartarughe sono un po' ostiche da gestire, ma in realtà qui non c'è un grande rischio di buttare i nemici uno addosso all'altro, perché vengono spinti più verso lo schermo che in senso orizzontale. Molte volte mi prendo un sacco di precauzioni senza che ce ne sia bisogno. Ma è meglio prendersi il proprio tempo piuttosto che andare di fretta e ricominciare 1000 volte. Ultima salita, ed è l'ultima in questo livello e in questa tipologia di livelli, perché non ce ne saranno più per fortuna, ed è molto simbolica perché è letteralmente un muro di frutti Wumpa che ci separa dal fine livello, con una bella vita che insomma fa sempre comodo. Le vite potrebbero servirci vabbè, capite che comunque qualche taglio è d'obbligo. Qualche vita potrebbe servirci più in avanti, ma per ora non sono affatto utili. Però non ha neanche senso evitarle di proposito. E la prima isola è completata. Up the Creek. Secondo e ultimo livello sul fiume, per fortuna, perché come vi ho già spiegato non li sopporto. Stessa identica situazione di Upstream, non c'è davvero nulla di diverso da segnalare, ovvero bisogna evitare i frutti Wumpa che si trovano su tutte queste piccole piattaforme. Non c'è alcun bonus da fare, non c'è alcun punto difficile da superare. E questo è uno di quei livelli che avrei potuto proprio saltare senza problemi. Ripperoo. In realtà qui forse si può prendere un frutto Wumpa magari saltando da una cassa all'altra, non ne sono sicuro. The Lost City. A questo punto i livelli cominciano a diventare un po' lunghetti e si moltiplicano le possibilità di commettere errori. Ma nei livelli delle città in rovina non ci sono particolari ostacoli, se non i pipistrelli che bisogna evitare come la peste, sia quelli che vengono evocati dai 2 pipistrelli principali, perché sono tutti appiccicati e quindi ucciderne uno equivale a ucciderne 2 o 3 in successione prendendo un frutto Wumpa, e sia i 2 pipistrelli principali appunto che regalano penso una decina di frutti Wumpa quando vengono uccisi, una roba del genere. C'è sempre la mela occasionale posizionata sulle piattaforme. A questo punto ve le potrei saltare queste cose, però mi conoscete, sono un tipo scrupoloso, voglio mostrare tutto ciò che può risultare utile ai fini del video. Quella cassa lì sopra, ve l'ho mostrato nella intro, non si può rompere, e questo sarà un problema più in avanti, perché non ci permette di prendere la gemma verde, che ci sarebbe stata molto utile, ma non è qualcosa che deve farci preoccupare adesso. Temple Ruins. Questi livelli, ragazzi, li adoro. Una cosa, i serpenti bisogna ucciderli in questo modo, saltandoci sopra, perché, solito discorso, se li si butta sulle casse, anche questo ragno, si rompono tutte queste pile di casse, e le casse che si trovano in basso ci regalano un frutto Wumpa in automatico. Per questo motivo qui ho deciso di fare tutta questa grande manovra per evitare quella mela, perché lì c'è una cassa, con la giravolta avrei rischiato di romperla. Dicevo, io questi livelli li adoro, nonostante le piattaforme siano strette, quindi sarei un po' incoerente rispetto a quello che ho detto finora, ma non è solo una questione di effettiva grandezza, ma è anche come il livello viene
presentato, una questione di percezione. Qui vedete che andiamo avanti, indietro, destra, sinistra, prendiamo le piattaforme che ci spostano da un punto all'altro, lo senti che sei all'interno di un tempio grande. Questo è il genere di livelli che mi piace, purtroppo ce ne sono ben pochi in questo gioco. E per fortuna sono riuscito ad evitare quei pipistrelli alla fine. Road to Nowhere, il famigerato livello del ponte che all'uscita della Ancient Trilogy aveva fatto disperare tutti coloro che non erano provvisti di mani. Qui c'è la classica pila di casse, che vabbè, con qualche difficoltà riesco ad evitare. Finalmente possiamo fare un altro bonus di Tauna, perché era da un po' che andavamo avanti senza la possibilità di salvare. A questo punto, in caso di fallimento, saremmo dovuti ripartire da, non so, Papu Papu, una cosa del genere. Quindi un incubo assoluto. Per fortuna il primo livello del ponte non è molto difficile, il secondo nasconde qualche insidia in più, soprattutto per quanto riguarda i nemici, ma lo vedremo più avanti. Questo bonus è di nuovo molto semplice da superare senza raccogliere frutti Vumpa, ci sono pochissime casse. E qui potrei usare la classica tecnica della circumnavigazione di cui vi ho parlato poco fa, ma c'è questo dislivello, da qui possiamo saltare sopra la cassa di metallo, quindi è inutile prendersi rischi, è un salto molto facile e finalmente riusciamo a salvare la partita. A questo punto mi sentivo molto più tranquillo. Come sempre non bisogna saltare da un nemico all'altro, soliti discorsi. Boulder Dash. Secondo e ultimo livello di inseguimento. Stiamo chiudendo un sacco di livelli tematici. Prima abbiamo affrontato l'ultimo livello sul fiume, adesso l'ultimo livello di inseguimento, che teoricamente è più difficile perché ci sono meno frutti Vumpa che segnalano il percorso, ma ai fini di questa sfida ciò lo rende molto più facile. E credo sia uno dei rari casi in cui un livello della stessa tipologia ma posizionato molto più avanti sia più facile del livello precedente. Come vedete c'è un frutto Vumpa ogni 20 metri, non ci sono neanche troppe casse sul percorso, perché vi ricordo che non possiamo romperle, quindi molto facile. Sunset Vista, quello che secondo me è il vero livello più difficile del gioco, l'ho detto svariate volte, Slippery Climb non l'ho mai trovato così complicato. E in effetti nella versione giapponese questo livello è posizionato sulla terza isola molto più in avanti rispetto a dove si trova nelle versioni americane ed europee. Ricordatevi questo checkpoint perché diventerà divertente fra qualche minuto. Per il resto Sunset Vista presenta le stesse problematiche di cui vi ho parlato in The Lost City, quindi in realtà i pipistrelli e basta, perché ho parlato solo di quello. E ora rivedendo il video, perché lo avrete capito, io sto commentando questo video dopo averlo già montato, avrei anche potuto tagliarvi tutte queste sezioni con i pipistrelli, perché una volta vista una è come averle viste tutte. Quel checkpoint lì lo lasciamo tranquillamente da solo per i fatti suoi, perché non ne vale la pena. Una cosa particolare è che in questo livello c'è il primo bonus di Cortex, che come quelli di Tauna ci permettono di salvare la partita, ma in nessuno dei due è possibile arrivare alla fine del bonus senza prendere frutti Vumpa, quindi non ci riguardano. Ora queste due casse sono da evitare, nonostante sembrino quelle casse normali che rilasciano Vumpa nell'aria. Ed è strano perché questa stessa identica disposizione l'abbiamo vista in The Great Gate, mi pare. In quel caso erano casse normali, qui invece danno Vumpa in automatico. A volte non è molto sensato questo sistema, sembra che sia un po' casuale. Ecco, qui prendiamo questa vita solo per arrivare a 40 perché mi piacciono le cifre tonde. Koala Kong. Mentre mi facevo i fatti miei al telefono, Kong mi ha finalmente punito per tutte le volte che l'ho definito un personaggio insulso, e questo è stato il più grande traguardo della sua esistenza. Heavy Machinery. Cominciamo benissimo. Questo credo sia il livello più difficile tra quelli che non necessitano di bug o di procedimenti strani per superare il livello, perché è stracolmo di nemici tutti ravvicinati, e la disposizione dei frutti Vumpa è molto complicata e essendo livello a scorrimento laterale inibisce tutti i nostri movimenti. Ma non è finita qui, perché alla fine ci sarà anche una bella salita molto più difficile di quella che abbiamo visto nei livelli con i nativi. E tra l'altro questo è un livello con un solo checkpoint. Ho notato che nella terza isola il numero di checkpoint diminuisce in modo considerevole. Credo che dovrebbe contribuire al livello di difficoltà, però
Solito discorso, in realtà per completare il gioco al 100% i checkpoint non hanno la minima importanza, perché comunque non si può morire. Qui abbiamo addirittura una bella scala di frutti Vumpa, molto carina da vedere, un po' meno da superare. Non saltate dal nemico, dalla cassa al nemico, tipo colpendola con la testa, atterrando sul nemico, perché mi è successo e viene considerato come un salto da una cassa al nemico. Questo punto è molto più difficile di quello che sembra. Infatti in questa registrazione mi è riuscito subito, ma non ho idea di come io abbia fatto, forse perché mi sono appiccicato alla parete, però non è molto consistente come metodo. E arriviamo alla salita e purtroppo il viaggio si deve fermare. Il salvataggio ci fa ripartire da Boulder Dash, ma come vi ho spiegato poco fa, qui quel checkpoint mi è fatale perché c'era una cassa vita sopra che nel momento in cui viene rotta diventa una cassa con il frutto Vumpa. Dato che quel masso mi aveva un po' rotto le balle, questa volta decido di superare il bonus di Tauna in Sunset Vista. Dovete capire che io, come vi ho già spiegato, avevo già fatto tutti i miei vari tentativi nei singoli livelli, ma non avevo controllato i bonus di Tauna, quindi man mano che proseguivo nel mio viaggio controllavo su YouTube come fossero i bonus di Tauna, perché ovviamente non me li ricordavo. Quindi rivedendo meglio quello di Sunset Vista ho pensato, sì, lì c'è quella pila di casse, ma in realtà possiamo tranquillamente saltare oltre. E questo bonus dovrebbe farci... no, scusate, questo salvataggio dovrebbe farci ripartire da Koala Kong, appunto. Comunque, ritornando a questa maledetta salita, in realtà è più facile di quello che sembra, perché è chiaro, queste piattaforme barra trampolini ci fanno saltare ad una velocità maggiore rispetto a quella a cui siamo abituati. Però per lo stesso motivo basta una singola giravolta al momento giusto per mandare via tutti i frutti Vumpa che sono messi uno sopra l'altro. Però dato che sono un sacco di salti da dover fare in questo modo, è molto facile sbagliare, soprattutto all'ultimo momento, ma per fortuna questa volta sono riuscito a superare questo punto infausto. Cortex Power. Questo è un livello unico nel suo genere, almeno se si vuole prendere la gemma, perché non è affatto lineare, ci sono molti bivi, c'è anche una piattaforma della gemma blu. Ai fini della nostra sfida basta solo non buttare nemici addosso alle casse e fare una sola piccola deviazione, ovvero salire sulle scale per attivare questo interruttore. Ci servirà alla fine perché c'è un ponte di casse e la maggior parte di quelle casse non sono attive, quindi non è possibile raggiungere il fine livello senza attivare quell'interruttore. Qui potete vedere un idiota alle prese con un singolo frutto Vumpa, perché la prospettiva è un po' difficile da capire, quindi quanto potevo avvicinarmi senza raccogliere il frutto Vumpa e facendo la giravolta? Devo far quasi toccare il naso di Crash con il frutto e una volta allontanato quello gli altri due si possono evitare così, quindi in realtà non troppo difficile. Generator Room. Questo è un livello molto importante perché si trova subito prima di Toxic Waste, in cui possiamo salvare la partita, e salvare la partita in questo momento sarebbe cosa gradita perché rifare Heavy Machinery con tutti quegli ostacoli che ci sono al suo interno sarebbe un colpo durissimo. Il livello in sé non nasconde particolari insidie, giusto qualche frutto Vumpa sparso qui e là. Magari conviene evitare i nemici perché a volte sono un po' vicini fra di loro, ma come potete vedere non è affatto difficile superarli in totale sicurezza. E arriviamo al muro di casse. Muro con il quale io non avevo mai avuto difficoltà nei miei precedenti tentativi, e qui invece succede l'imponderabile. Ripartire da qui vuol dire rifarsi Heavy Machinery. E qui comincia una bella sequenza di fallimenti in punti improbabili, addirittura all'inizio, per non parlare di questa grande scalinata. E come vi ho già mostrato nell'intro, sto frutto Vumpa così a caso. C'è Kong che non ce la fa più, poverino, lo sto uccidendo troppe volte. E dopo innumerevoli tentativi riesco finalmente a superare di nuovo questo livello. Per fortuna Cortex Power, come vi ho detto, in realtà è molto facile una volta che si sa come superarlo. E questa volta ho deciso di andare proprio a muso duro contro il muro di casse, rompendo la fila più alta, ma continuando ad andare avanti, quindi superando i frutti Vumpa senza rischi.
E quello era l'unico punto difficile di Generator Room. Toxic Waste. Questo è uno dei livelli più facili perché è estremamente lineare, potrei quasi definirlo una linea. Qui mi sono messo difficoltà da solo perché non sapevo dove si trovassero le icone di Tauna, quindi sono dovuto andare per tentativi. Se queste due casse non fossero state delle vite, avrei già perso. Per fortuna l'icona di Tauna si trova in quella cassa lì in basso, quindi in realtà la si può rompere subito senza rischiare nulla. Però bisogna sapere che si trova lì, e io non lo sapevo perché sono molto furbo. In realtà 2 delle 3 icone di Tauna si trovano sotto altre case, e questo potrebbe essere un problema perché l'ultima icona di Tauna che viene raccolta, che ovviamente di solito è la terza, diventa un checkpoint. E come sapete, se si rispunta da un checkpoint che si trova sotto una cassa, è un problema. Per fortuna la terza icona di Tauna è una cassa solitaria. Ora, io sono abbastanza sicuro che questo bonus si possa superare anche senza maschera di Aku Aku. Però bisogna farlo velocemente. Nel livello ci sono casse di Aku Aku, quindi non c'è nessun motivo per non sfruttarla in questo modo, in totale sicurezza. Ecco, vedete, è diventato un checkpoint, quindi se ci fosse stata una cassa sopra e io fossi morto, avrei raccolto il frutto Wumpa, ma per fortuna non è così. Pinstripe. Davvero nulla da segnalare qui, guardate che triste. The High Road. Sempre bello entrare in questi livelli con un frutto Wumpa appiccicato a Crash, per nulla fastidioso. Ora immaginate se ci fosse stato un livello con un frutto Wumpa nel punto in cui Crash viene teletrasportato, lì sarebbe stato divertente superare la sfida. Come vi ho già spiegato nello scorso livello del ponte, qui i nemici diventano un attimo più difficili da gestire perché il livello vorrebbe indurci a saltare da un nemico all'altro, ma non si può. Poi sono messi su queste piattaforme molto strette, quindi io muoio cercando di non saltare dall'uno all'altro. Ma appunto bisogna saltare sulla piattaforma e poi sul nemico. Ora il nemico che si trova lì in avanti si trova su quelle travi che si rompono appena ci atterriamo sopra, quindi qui bisogna sfruttare il bug del ponte. Non so neanche se definirlo bug perché alla fine è saltare semplicemente su una fune. Lì checkpoint da evitare come sempre, e qui potete vedere io che mi diletto cercando di saltare su ste casse per prendere una vita. Ora, io sarò anche idiota, però a sto punto è un po' buggatino, cioè potete vederlo da voi, sono dentro la cassa, c'è qualcosa che non va qui, è un po' incriminata sta zona. Di nuovo, sempre tartarughe girate sul dorso, che sono considerati trampolini, quindi in quel caso possiamo saltare dall'una all'altra senza preoccuparci, e non c'è altro da segnalare per questo livello. Slippery Climb. Per vendicarsi di tutte quelle volte che l'ho definito un livello sopravvalutato per la sua difficoltà, questo è alla pari di Heavy Machinery, se non peggio, per quanto tempo ci ho messo a superarlo. Perché ci sono gli uccelli, uno dietro l'altro, e non posso saltare da un nemico all'altro, ma il livello lo richiede per superare questi grandi dislivelli. Poi Crash muore così a caso perché non ce la faceva più, ma sono dettagli. Questo primo salto si può superare con molta pazienza, saltando al momento giusto sul primo uccello e guadagnando abbastanza altezza senza dover saltare sul secondo. Un'altra cosa molto simpatica di questo livello, che lo ha reso più frustrante del necessario, è che c'è un unico checkpoint e indovinate un po', si trova sotto una cassa, sembra fatto di proposito per darmi fastidio. Quindi ogni volta che morirò dovrò ripartire dall'inizio del livello. E fidatevi che cercando di fare questa sfida si muore un sacco, perché non vi capiterà di raccogliere frutti Wumpa, non ci sono frutti Wumpa nel livello, si trovano soltanto nelle casse, quindi da quel punto di vista non c'è la minima difficoltà. Qui ho cercato di prendere la maschera perché prima sono morto a caso. Ora vi mostrerò come si supera questo punto, cioè guardate qui che classe, Non lo aspettavate? No, adesso vi spiego come bisogna fare, perché qui ci sono 3 nemici uno dietro l'altro e non si può arrivare al fine livello in altro modo, almeno che io sappia. Magari si può saltare sul soffitto come in The Great Gate, ma non credo si possa fare. Vi spiego una tecnica, chiamiamola così. Ora, questo è il bonus di The High Road, ve lo sto mostrando per un motivo. C'è quella cassa freccia di legno che non può essere rotta senza morire, perché rompendola si cade giù. E infatti nella Ancient Trilogy questo bonus è stato modificato e quella cassa freccia è diventata una cassa di metallo, perché nella Insane le casse del bonus sono necessarie per ottenere la gemma. Quindi come si supera questo punto rompendo la cassa?
Si fa una giravolta al momento giusto e si preme il tasto del salto. È come se Crash saltasse sul vuoto ed è anche un modo per superare le casse elastiche senza raccogliere il frutto Wumpa. Ora, questo bonus qui non ve l'ho mostrato nella sfida perché è molto difficile. Era solo a scopo illustrativo. Qui ero disperato perché credevo che non fosse possibile finire questa sfida. E io ho pensato, se applicassi questa tecnica ai nemici, come potete vedere funziona, ma è molto difficile da usare in successione. A questo punto però ho deciso di usarla anche su questi due nemici a inizio livello perché è molto più facile che rispetto a saltare al momento giusto. Qua stavo veramente impazzendo perché ho cominciato a perdere un sacco di vite e questo mi ha portato a fare questo meraviglioso errore. In questo caso il salvataggio ci fa ripartire da Pinstripe, quindi superata The High Road. Questa volta come sono riuscito ad arrivare alla fine di Slippery Climb? Ragazzi, a volte ci vuole fortuna, perché io qui ero saltato sul primo nemico senza volerlo e stavo pensando come riuscirò ad arrivare al secondo. Mi è comparso sotto le scarpe e questo, non lo so, mi ha dato il ritmo necessario per fare la giravolta sugli altri due nemici. A volte è così, le cose migliori accadono totalmente per caso. Non è che io mi lamenti, assolutamente. Lights Out. Nei miei numerosi sopralluoghi, chiamiamolo così, in questo livello, non avevo mai avuto difficoltà. Infatti qui ero già tutto bello sicuro e baldanzoso perché avevo superato Slippery Climb, che era molto difficile. Qui quei topini mi hanno fatto venire un mini infarto e poi... Pinstripe, tu diventerai il nuovo Kong, vero? Nemmeno Crash ce la fa più. Vi posso dire che dopo un sacco di vite perse ho capito che il metodo migliore per superare questi nemici in realtà anche abbastanza facile è fare la giravolta sui primi due e saltare in modo normale sul terzo, che è la cosa più sensata perché è il terzo quello che ci fa arrivare sulla piattaforma, quindi di fare il salto più alto è la cosa più logica. Stavolta su Lights Out ho capito che bisogna avere pazienza. Io qui stavo cercando un modo per saltare sui topi, poi mi sono accorto che dopo i primi tre gli altri non comparivano, ma in ogni caso per superare i topi bisogna saltare su quello in mezzo, in modo da evitare gli altri due. È un po' difficile, però qui veramente bisogna sfruttare ogni singolo centimetro che riusciamo a trovare su queste piattaforme strettissime. Ma superati i topi, Lights Out non ha nessun'altra difficoltà. Jaws of Darkness. Secondo livello del tempio, di nuovo lo ripeto, questi livelli sono bellissimi per la loro struttura. Questo decisamente più complicato perché, come al solito, non dobbiamo buttare i nemici addosso alle casse, in particolar modo i serpenti, ma ci sono molti più frutti Wumpa sparsi nel livello. E essendo questo un livello fatto di piattaforme strette, capite che bisogna quasi tutti allontanarli con la giravolta e vi assicuro che prima o poi può capitare di prenderne uno per sbaglio. Qui c'è il bonus di Tauna che è essenziale per non dover fare di nuovo Slippery Climb, però è un bonus abbastanza difficile per come è strutturato. Sì, questi serpenti messi sempre davanti alle casse, però questa è una cassa singola, quindi in realtà in quel caso possiamo anche usare la giravolta. C'è un punto alla fine di Jaws of Darkness in cui ci sono un sacco di frutti Wumpa su piattaforme che stanno quasi per cadere. Dovrebbe essere il punto che raggiungiamo adesso, ecco. Ora anche in questo livello c'è il bonus di Cortex, ma ve l'ho già detto, non si possono superare senza raccogliere frutti Wumpa, quindi è inutile anche solo provarci. Adesso siamo arrivati alla fine del livello, ma c'è il bonus di Tauna che, come vi ho detto, è l'ostacolo più grande, perché bisogna fare questa roba della circumnavigazione delle casse per più volte e qui il margine di errore è quasi inesistente. Dato che io sono bravo, sbaglio proprio alla fine, ma per fortuna in questo caso posso tranquillamente uscire dal livello, ricominciarlo e ritornare al bonus, perché non ho raccolto frutti Wumpa, sono soltanto morto. Per fortuna questa volta riesco a superarlo e a questo punto vedevo il traguardo più vicino, nonostante manchi ancora il livello più difficile di tutti. Ma a parte questo, Jaws of Darkness è abbastanza insidioso, però comunque non paragonabile ai livelli più difficili che abbiamo visto fino a questo punto. Ok,
Castle Machinery. Ed ecco a voi il livello più difficile di tutto il video, e pensare che con la gemma verde lo si potrebbe superare in una manciata di secondi. Come sempre ci sono i nemici, tutti ravvicinati, ma in realtà è una cosa che mi ha creato raramente delle difficoltà e sarà lo stesso in questo livello, basta solo non andare di fretta e ucciderli uno alla volta oppure non ucciderli affatto. Come sempre dobbiamo evitare come la peste l'invincibilità, e qui avevo 2 maschere di Aku-Aku, quindi la terza la buttiamo via. Ritornano questi amabili trampolini che ci fanno saltare alla velocità della luce, ma non sono nemmeno loro il problema, o comunque non più di tanto. C'è questa parte con tutti questi frutti Wumpa che è un po' ostica, soprattutto il primo salto, appena veniamo buttati in mezzo a tutti i frutti bisogna fare subito la giravolta per buttarli via. Poi una volta che si arriva a questo punto li si allontana uno alla volta e quello non è molto difficile. Bene, sta per arrivare il punto più difficile. Qui vi consiglio di non aprire checkpoint per motivi che saranno chiari fra poco. Come vi ho spiegato all'inizio del video, qual è uno degli ostacoli più grandi? Il ponte di casse! Ma a differenza di tutti gli altri ponti che abbiamo incontrato finora, questo qui non si può evitare e soprattutto non possiamo camminarci sopra. Numero 1 perché c'è quel piccolo spazio tra la piattaforma e la cassa. Numero 2 perché è un ponte irregolare, ci sono quelle 3 casse in mezzo che sono più alte, non possiamo saltarci sopra. Questo è uno dei motivi per cui la Insane Trilogy è molto più facile per quanto riguarda questa sfida, perché su queste casse ci si può saltare senza problemi. E anche sui nemici di Slippery Climb ci si può saltare e non ci viene dato alcun frutto Wumpa. Comunque adesso vi spiegherò come sono venuto a capo di questa faccenda. Prima di tutto ho provato a rompere queste casse in svariati modi, sia con il salto, con la giravolta o con la tecnica di cui vi ho parlato prima. Poi ho cercato su internet se ci fosse un modo per saltare su una cassa senza romperla e ho trovato solo un post su Reddit, ma le risposte a questa domanda erano abbastanza discordanti. Alcuni dicevano che bastasse usare la giravolta al momento giusto, altri che non fosse possibile. Io vi posso dire che ci ho provato un sacco di volte e non ci sono mai riuscito, né ho visto video di questa tecnica. Per quanto riguarda la piattaforma della gemma verde che ci permetterebbe di arrivare alla fine del livello, non è utilizzabile in questa sfida perché in The Lost City, ve l'ho mostrato svariate volte, c'è quella stramaledetta cassa che dà Wumpa in automatico e quindi la gemma verde non si può raccogliere. A questo punto mi sono chiesto, ma ci sarà qualche bug che mi permette di arrivare alla piattaforma del fine livello saltando la gemma verde? Come sempre quando ho bisogno di bug mi rivolgo alle speedrun. Ma purtroppo tutti i migliori giocatori della categoria Any%, ovvero quella categoria in cui l'obiettivo è solo arrivare alla fine del gioco senza preoccuparsi di collezionabili e percentuale, usano tutti la piattaforma della gemma verde, il che significa che si sono presi la briga di raccogliere la gemma verde in The Lost City, nonostante non sia un obiettivo e che quindi faccia perdere tempo rispetto a completare il livello senza preoccuparsi delle casse. Dato che nelle speedrun ogni secondo è prezioso, questo mi ha fatto capire che nessuno ha scoperto un metodo per arrivare alla piattaforma di fine livello senza usufruire della gemma verde. Io stesso ci ho provato, ma c'è proprio un muro invisibile. Quindi ho deciso di sfruttare la struttura di questa parte di livello. Se vedete ci sono questi nastri trasportatori che man mano ci fanno andare più in basso. Teoricamente al di là di quei tubi roventi ci dovrebbe essere il prosieguo del livello, ma la zona da qui non è ancora caricata. Per chi di voi non lo sapesse, nei primi 3 giochi per PS1 di Crash i livelli vengono caricati a blocchi. Ci sono delle zone di caricamento che quando vengono raggiunte caricano la parte successiva del livello e rimuovono la parte precedente. In questo caso ho trovato una di queste zone di caricamento per puro caso, ovvero le prime 2 piattaforme qui. Atterrando su di esse e non sulla terza, la parte precedente del livello rimarrà in memoria e quindi potremo ancora salire teoricamente. Vedete che la visuale segue Crash, ma non appena andiamo sulla terza piattaforma la visuale verrà bloccata nella parte inferiore e la parte superiore è come se non esistesse più, non è più in memoria. Però c'è ancora il nastro trasportatore perché si vede a malapena, quindi ho pensato, vediamo prima se è possibile riuscire a salire qui sopra, e lo si può fare in questo modo usando una Aku-Aku. Ora sembra facile, ma io ci ho messo 3 anni, ma facendo così quella parte di livello ancora non è caricata.
ma dopo aver verificato che è possibile salire qui sopra, passo successivo era controllare se il nastro trasportatore fosse ancora in memoria, quindi un oggetto solido su cui camminare sopra, e per fortuna è così, ma ci sono anche quei tubi roventi lì sopra, quindi bisogna fare attenzione. Purtroppo è solido solo fino a metà, anzi neanche metà, fino ad un terzo, fino alla terza cassa che vedete qui sotto. Quindi è necessario fare un grosso salto, o in questo caso, che a volte capita e a volte no, camminare su una sorta di piattaforma invisibile per arrivare con sicurezza dall'altra parte del ponte. Tornando alla nostra sfida, quanto tempo ci avrò messo per usare questa tecnica? Beh, c'è da dire che tutto ciò che avete visto finora era tutto bello impacchettato con i save states, ma replicare questo bug in modo legittimo è abbastanza difficile. Infatti qui perdo le 2 maschere e ciò mi porta a raccogliere frutti Wumpa, tentando di rifare livello in questo punto che ve l'ho detto è una rottura di scatole. Ma per fortuna il salvataggio di Jaws of Darkness ci fa ripartire da qui. Ora avete capito perché era molto importante quel bonus, perché qui ho bisogno di tutti i tentativi possibili e dover rifare altri livelli avrebbe solo fatto accumulare frustrazione. Qui ho deciso di riavviare il livello invece di partire dal checkpoint, perché è meglio avere 2 maschere di Aku che soltanto una, e infatti questa cosa mi ha salvato la vita, perché qui sono riuscito ad arrivare sul nastro, ma per sbaglio ho colpito di nuovo quei tubi roventi. Ma avendo 2 maschere sono riuscito a sopravvivere. Posso dire la verità, pensavo che ci avrei messo molto più tempo, però in tutti i miei tentativi anche solo per scoprire questo bug, perché credo di averlo scoperto, sono diventato più bravo. E sì, penso di averlo scoperto io, perché è un bug che ha utilità solo in questa sfida nello specifico, non è un bug che ti fa andare più veloce o altro. Nitrous Brio. Forse è l'unico boss in cui bisogna fare attenzione, perché oltre a Embrio ci sono dei veri e propri nemici, ovvero questi blob. Soprattutto quando sono in 3, essendo così ravvicinati, non è così improbabile ucciderne 2 con una sola giravolta, come vi ho già mostrato. Quindi è meglio farli fermare prima di ucciderli singolarmente. Per il resto il bonus non ha altri punti critici. The Lab. Ultimo livello e uno dei più facili in assoluto. A questo punto io ero proprio con la tranquillità nel cuore, perché avevo appena superato l'ostacolo insormontabile di Castle Machinery. Questo livello ha pochissime casse, pochi nemici, quindi è improbabile buttare un nemico addosso all'altro, se non impossibile. Certo ci sono queste zone qui con le casse attorno agli interruttori, ma come vedete è molto facile aggirarli. Mi concedo anche di perdere una vita perché, sapete, insomma, ad una certa fa anche bene ricordarsi che non si è immortali, ma per il resto The Lab è davvero uno dei livelli più facili. Non credo che si possa prendere un frutto Wumpa nemmeno volendo da qualcosa che non siano le casse. Ci sono anche un sacco di casse vita, quindi le difficoltà continuano a diminuire. Io continuo a perdere vite perché ormai qui ero proprio con, non posso dire il sigaro in bocca perché non fumo, diciamo il lecca lecca in bocca, e con queste ultime TNT abbiamo finito tutti i livelli. The Great Hall. Ah, che fatica. Dottor Neocortex. Siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso viaggio senza raccogliere neanche un frutto Wumpa. Cortex è visibilmente contrariato, ma noi ce ne sbattiamo altamente e poi decidiamo di raggiungerlo, perché sì. Sì, dai, questa piccola stupidaggine finale per concludere questa sfida. Allora rispondiamo alla domanda: è possibile finire il primo crash senza raccogliere frutti Wumpa? Sì. Ve lo consiglio? No. O meglio, magari volete cimentarvi in questa meravigliosa sfida contro la logica del gioco, ma come tutti gli obiettivi simili vi farà più sclerare che altro. Che dire, amici? Sono contento di aver portato questo contenuto perché amo questa serie in tutte le sue sfaccettature, quindi andare più nello specifico rispetto ai soliti video che avrete visto su tanti canali milioni di volte mi rende abbastanza orgoglioso. E devo dire la verità, nonostante sia stata una sfida difficile e molto spesso frustrante, mi ha permesso comunque di vedere il gioco dietro un'altra ottica, perché io sono quello che raccoglie tutti i frutti Wumpa anche quando non servono, e questa volta ho fatto l'esatto contrario, il che è abbastanza poetico. Mi ha permesso anche di creare addirittura dei bug o comunque di scoprirli da me, cose che non avrei mai fatto giocando in modo normale.
Comunque, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altre sfide su Crash, che sia questo gioco o altri giochi di Crash, o magari altre serie, come per esempio Spyro, che è quella più naturale che mi viene in mente. Per il resto io vi saluto e vi rimando ai miei soliti walkthrough che magari prima o poi finirò, però sono in un periodo un attimo delicato perché ho troppi giochi infiniti da portare. I 2 giochi di Dragon Ball mi stanno davvero portando via la salute e neanche vi interessano più di tanto, quindi forse ho sbagliato strategia, ma questo non è il momento di lamentarsi. Noi ci vediamo nel prossimo video, da Gianchio98 è tutto, ciao ciao!